Buongiorno a tutti, 10 aprile 2025 e ci tengo a specificare che sono in questo momento le 9:45 del mattino. Perché devo specificarlo? Per un motivo molto semplice. Ieri ho pubblicato un video relativo a 5 società difensive in questo crollo dei mercati. Questo è il titolo del video di ieri. E ho ricevuto un commento divertentissimo che vi devo assolutamente leggere di questo utente. Fammi sapere come ti chiami perché non saprei come rivolgermi a te. Volatilità. E quando si fanno i video con VIX a 56 e poi il tempo di caricarlo lo stesso scivola lo stesso scivola a 28. Perché? Perché ieri abbiamo assistito ad una seduta spaventosa. Spaventosa dal punto di vista positivo, dal punto di vista negativo. Secondo me più dal punto di vista negativo che positivo. E oggi il tema del video sarà proprio questo: parlare di ciò che è accaduto ieri in maniera estremamente riassuntiva, perché vorrei concentrarmi su aspetti emotivi e su aspetti legati al VIX, e sarà un video rivolto a dei neofiti e soprattutto a chi gestisce dei portafogli in maniera dinamica attiva, ok? Motivo per il quale, se gestite il vostro portafoglio in maniera passiva, questo video non fa per voi, ok? Quindi vi auguro una buona visione e se avete dei dubbi riguardo ai concetti che andrò ad esprimere in questo video, commentatelo, va bene? Apriamo rapidamente questa pagina di investing.com per spiegare che cosa è accaduto ieri, nonostante tutti voi sicuramente lo sappiate già. Trump sospende i dazi per 90 giorni e cita la necessità di flessibilità commerciale. Che cosa è accaduto? Che il presidente Trump ha recentemente spiegato la sua decisione di sospendere i dazi per 90 giorni, affermando che le persone stavano diventando nervose, scusatemi, e che tale mossa era necessaria per la situazione commerciale del paese. Allora, non so, signori, se avete visto, ma prima questo folle cosa ha fatto? Ha non twittato perché, diciamo, ha postato, ecco, un post all'interno del suo social, tweet no perché si riferisce a Twitter, in cui parlava del fatto che, se non ricordo male, non c'era bisogno di aver paura, era il caso di acquistare, o che poi dopo, boh, 1 ora, 2, 3, non lo so, ha dichiarato, ecco, la sospensione dei dazi. Situazione particolare. Cosa è accaduto? È accaduto che il mercato azionario ha visto prestazioni impressionanti. Stiamo parlando del più 10,5% per l'S&P 500, questo è l'ETF che replica l'S&P 500 SPY. Il Nasdaq, vediamo se carica. Ok, il Nasdaq ha raggiunto una prestazione del più 12%, parliamo del DIA che è il ticker dell'ETF che replica passivamente l'andamento del Dow Jones Industrial più 7,86%, e ci vediamo anche IWM Russell 2000 che ha registrato una prestazione del più 8,5%, ma ovviamente, signori, il discorso è questo: se gli indici hanno performato, hanno realizzato prestazioni spaventose, pensate alle società ad alto beta, cioè quelle che si muovono, diciamo, in maniera più volatile rispetto al benchmark. Guardate, Tesla ha realizzato, per dire, il più 22,6%. Se qua osservate un'operazione aperta a meno 1520 dollari diciamo di perdita, è un test che sto portando avanti con i miei abbonati. Ad ogni modo, ehm, io credo, ecco, che questo rimbalzo sia pericoloso, sia molto molto pericoloso, e ora vi spiegherò tutti i motivi al riguardo. Dovete considerare un aspetto che, personalmente non avevo mai visto una candela così tanto forte, okay, sull'S&P 500. Alla fin dei conti non mi sono avvicinato a questo mondo, diciamo, dal 2008, dal 2001, dal 2000, eccetera. Però, qual è il discorso? Il discorso è che un rialzo di questo tipo, di tale intensità, di tale potenza, si poteva in un certo senso preventivare, okay? E perché si poteva preventivare? Allora, nel video di ieri abbiamo parlato di un aspetto molto importante, o perlomeno non solo nel video di ieri, ma anche nei video precedenti. Abbiamo parlato dell'indice di volatilità dell'S&P 500, il VIX, ok? Ora, senza dover necessariamente andare a capire e a spiegare da cosa è costituito il VIX, eccetera, vi basta pensare,
a pochi concetti per capire, ecco, quello che vuole essere oggi il mio pensiero. Il VIX, è definito indice della paura dell'S&P 500 o indice dell'incertezza per un motivo molto, molto semplice, perché quando realizza dei grossi rialzi, in genere questi grossi rialzi non sono legati a fasi del mercato rialziste, bensì a fasi del mercato ribassiste. E l'abbiamo visto anche questi giorni, l'S&P 500 è crollato, ok? Ora, quando il VIX entra al di sopra, cioè entra all'interno di aree di questo tipo, ok, aree come quest'area, ecco, colorata di rosso, o per essere ancora più chiari, e questo è importante, tenete in considerazione questa frase che sto esprimendo ora, e quando passa al di sopra dei 20 punti, diciamo che ci sono logiche dei mercati che vanno un pochino a farsi benedire. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando il VIX passa al di sopra dei 20 punti ci si può attendere di tutto. Rialzi intraday, ribassi intraday, è molto probabile, come vi ho mostrato nel video di ieri, che nella prima fase di contrattazioni, per dire dalle 15:30 alle 17, il mercato spari del più 3%, poi realizzi un meno 3, poi un più 2, eccetera. Tutto questo, ecco, quando il VIX sta sopra i 20 punti. Ecco, pensate voi che cosa dovete aspettarvi quando il VIX, per dire, ieri era salito a valori di 58 punti, pensate che cosa dovete aspettarvi quando il VIX sta al di sopra dei 50 punti. Dovete aspettarvi forte, fortissima volatilità. Cos'è la volatilità? La volatilità, spiegata in termini semplici, si manifesta, perlomeno l'alta volatilità, quando i grafici tendono a realizzare delle candele molto, molto, molto ampie. Cosa vuol dire molto, molto ampie? Forti distanze tra massimi e minimi, tra aperture e chiusure. Ok? Quindi quando il VIX sta al di sopra proprio della soglia dei 20 punti, cosa bisogna aspettarsi? Bisogna aspettarsi dei ribassi grossi. Per quale motivo? Perché abbiamo appena detto che quando il VIX sta ad alti valori, i mercati tendono a generare quella che viene definita alta deviazione standard, ma poi che cosa accade? Che quando avviene il rimbalzo dopo un impulso ribassista, anche quell'impulso sarà ad alta volatilità, non a bassa volatilità. Ora faremo un esempio estremamente pratico e prenderò il 2020 come esempio, e non è un caso che andremo a considerare il 2020, ok? Proprio una ripartenza a V. Considerate un aspetto, considerate questa parte dal 28 febbraio del 2020 al 5-4 marzo del 2020. Che cosa era accaduto? Era accaduto che l'S&P 500 a partire circa dal 19 febbraio del 2020 aveva realizzato un bel impulso ribassista, guardate un po', fino a questa candela del 28 febbraio, e il VIX di color blu qua in basso aveva registrato un impulso rialzista pari a 40 punti circa, 39,98 su per giù. Poi che cosa è accaduto? Questa candela, sapete di quanto è stata? È stata del più 4,33%, potete leggere le percentuali all'interno di queste parentesi, quindi più 4,33%, poi una nuova candela ribassista e poi una nuova candela rialzista pari al più 4,20%. Questo rimbalzo è stato molto 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 forte. Perché? Perché gli investitori avevano cambiato il loro sentiment, diciamo, cioè perlomeno perché il sentiment degli investitori era passato da un contesto di iper risk off a iper risk on? No. L'impulso rialzista di rimbalzo era stato forte perché era avvenuto all'interno di un contesto ad alta volatilità. Boh, ok? Poi che cosa è accaduto? Che dopo questo rimbalzo forte, l'S&P ha registrato un nuovo forte impulso rialzista, giusto? Guardate un po'. Consideriamo, non giungiamo, ecco, al 23 marzo, il giorno del minimo. Fermiamoci al 12 marzo del 2020. Il VIX stava su per giù a valori di 74 punti. Il giorno dopo c'è stata questa candela. Ok, questa candela, leggete tra parentesi, è stata pari al più 8,55%. Il sentiment degli investitori era passato da una fase di massimo risk off a massimo risk on? No, assolutamente no. Semplicemente era un rimbalzo
giornaliero avvenuto con un VIX al di sopra dei 20 punti. 20 punti fino a prova contraria, stiamo parlando di quanto? Circa di 50-60 punti. Poi è stato raggiunto il minimo ed ecco che cosa è accaduto dopo. Candela, guardate questa candela, più 9,06, più 1,5, più 5,84, andiamo avanti, guardate questa, più 6,72, più 2,95, eccetera. Questo cosa vi deve far capire? Questo esempio, qual è l'obiettivo? Ecco, cosa vuole dimostrare? Il fatto che quando il VIX, scusatemi, sta al di sopra dei 20 punti, i rimbalzi sono forti. Tanto più il VIX sta al di sopra dei 20 punti, tanto più forti saranno i rimbalzi. Un po' come è accaduto ieri. Ora probabilmente tanti di voi mi chiederebbero questo, credo, ma quindi stai dicendo che questa candela del più 10,5% non è un rimbalzo ma un falso segnale? Oppure potrei ricevere una domanda di questo tipo? Quindi ci stai dicendo di non fidarci? Ragazzi, non vi vorrei dire niente di tutto questo, cioè io non vorrei capire o non vorrei nemmeno sforzarmi, e questa è la realtà, di capire che cosa potrà accadere oggi, domani, dopodomani, eccetera. Nel senso, io non vorrei dov'è? Okay. Io non vorrei sapere se questo si rivelerà essere un rialzo o un ribasso. Però è giusto realizzare questa gamba rialzista ed è qua l'obiettivo del video di oggi. Sapete per quale motivo? Per un motivo semplice. Prima ho preso in considerazione il 2020, okay, e non è un caso. Perché? Perché il 2020 ecco, è stato, un crollo vertiginoso, accompagnato poi da cosa? Da una ripartenza super, okay? Grafico a V, crollo e forte ripresa. Oltretutto è ciò che abbiamo anche commentato, sapete quando? Nel 5 agosto. Crollo e ripartenza. Ora, io credo che di soldi sui mercati ne abbiano perso tutti. Io ad esempio nel 2020 non crediate che mi sia divertito, okay? E in genere sapete che cosa accade quando ci sono questi crolli di questo tipo dove tanti hanno perso soldi e poi la prima candela rialzista? Accade questo. Il numero del rally storico del mercato azionario, l'S&P 500, secondo FactSet, il guadagno giornaliero è stato del 9,52, il terzo più grande dalla seconda guerra mondiale. Ok, il primo il 13 ottobre e poi lo vedremo perché vi spiegherò bene il mio concetto. Il secondo il 28 ottobre 2008, il terzo ieri, 9 aprile. Poi Dow Jones. Il Dow Jones ha registrato sedute migliori rispetto a quella di ieri, però per dire 2020 87, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sesta posizione. Il Nasdaq addirittura il secondo più grande rialzo del record della storia. Il primo era stato quello del 3 gennaio del 2001. Ora, io mi medesimo in tanti che potrebbero pensare questo ad oggi. Ho perso una marea di soldi. Ok, qua in questo punto magari ho chiuso tutte le operazioni o perlomeno ne ho lasciate aperte la metà. Poi che cosa accade? Mi becco un rialzo del più 10,5%. Io non avevo così tanta benzina, in termini di azioni ovviamente, per beneficiare di questo rialzo. Che cosa accade? Inizio a vedere una marea di articoli di qua, di là, è il miglior rialzo della storia, il secondo migliore, il Nasdaq, ci hanno preso in considerazione, comunque ci sta, giustamente sono dati la seconda guerra mondiale, e lì che cosa accade? Che voi avete perso tanto in questo ribasso, ok? Non avete benzina per ripartire perché probabilmente all'interno di questa fase qua, che possiamo evidenziare con un rettangolo di color rosso, avete chiuso parte delle vostre posizioni. Guardate un po', anche in questo caso, guardate come sono avvenuti i recuperi, più 2%, più 0,77, più 1,79, eccetera. Quindi voi che cosa fate in questo punto? Ieri non avete beneficiato di niente e oggi probabilmente che cosa fate? Avete paura, ok, di perdervi una potenziale risalita a V, come è accaduto il 5 agosto, come è accaduto il 2020, eccetera. In questo punto, sapete che cosa andate a fare? Andate ad inserire una leva talmente tanto alta all'interno del vostro portafoglio che magari sapete che cosa vi potrebbe fare il mercato? Vi potrebbe fare questa seduta rialzista oggi, rialzista domani, rialzista dopodomani e poi crolla nuovamente. Voi siete investiti in leva
leva per 3, pensate agli ETF sul Nasdaq a leva per 3, il TQQQ, ipotizzate gli ETF a leva long su Nvidia, eccetera, e vi spaccate in 2 un portafoglio. Perché? Perché in questo momento voi siete presi sicuramente dall'inesperienza e ci sta ragazzi, chiunque ha perso soldi nei mercati, ok? Quindi credetemi, io non vorrei fare l'esperto di nessuno in questi momenti, ok? Io vi vorrei stare veramente vicino, perché poi molto spesso no, si dice cioè avresti investito in un portafoglio passivo, te ne saresti fregato. Non è vero, perché? Perché qualcuno vorrà pur gestire il suo portafoglio dinamicamente, no? È per quello che all'inizio del video ho spiegato: se gestite il vostro portafoglio passivamente, non è il video per voi. Ad ogni modo, influenzati da quello che magari avete vissuto nel 2020, che magari perché ragazzi ovviamente nel 2020? Perché nel 2020 magari avreste perso proprio il recupero a V. Perché? Perché scusatemi, pandemia globale, blocco commerciale globale, eccetera, l'S&P inizia a partire, il più 5, il più 10, il più 7, ma io rimango fuori dal mercato perché? Perché c'è una crisi globale. Ecco qua, magari lì avreste perso il rialzo e oggi non vorreste fare lo stesso errore. Però tenete in considerazione che questo rialzo non è avvenuto perché è cambiato il sentiment da massimo risk off a massimo risk on in un giorno, ma è avvenuto per un motivo molto semplice, perché il mercato era fortemente depresso, perché un VIX al di sopra dei 20 c'è da preoccuparsi, ai 50 punti siamo fuori di testa e questa candela è da fuori di testa. Quindi potreste incorrere nel compiere questo errore, pur precisando ragazzi un aspetto, che questo lo devo specificare. Io non so se questo potrà essere effettivamente un potenziale rialzo. Potrà esserlo? Certo che sì, potrebbe esserlo, come è accaduto nel 2020. Però, sapete come vorrei chiudere il video di oggi? Ora vi mostrerò. Prendiamoci questa bella tabellina della CNBC. Il primo, la più grande ripartenza dell'S&P 500 è stata realizzata il 13 ottobre del 2008. Dove il 13 ottobre del 2008? In questo punto, più 14, guardate questo dato tra parentesi, più 14,52% quando il VIX stava a valori di 59. Ma non vi sembra particolare questa situazione? Insomma, c'è qualche analogia. Sto dicendo che ci sarà il 2008? No, ragazzi, io di futuro non so nemmeno che cosa accadrà tra 5 minuti. Ok, quindi figuratevi cosa mi interessa a me sapere di futuro. Ok? Guardate un po'. 13 ottobre del 2008. Poi, il secondo, il 28 ottobre del 2008. Dov'è il 28 ottobre? Questa candela qua, più 11,69. Ora, aspettate un po', perché vorrei, ecco, farvi questi video perché secondo me poi ci sono le leve di mezzo che sono sempre bastardissime. Prendiamo questo punto. Il mercato era ripartito? No. Ecco qual era ragazzi l'obiettivo del video, farvi capire sempre un concetto, che le cose in finanza possono accadere. Cosa vuol dire possono accadere? Che ci potrebbe essere un recupero, così come non ci potrebbe essere. Però qual è il discorso che dovete, secondo me, considerare? Che voi non avete la certezza, anzi non potrete mai saperlo, diavolo, che il rimbalzo di oggi non sarà un rimbalzo, ma una ripartenza. Però una cosa certa la sapete sicuramente, che se non fosse una ripartenza e andreste ad esporvi su ETF a leva, potreste perdere questo tanto. Quindi la garanzia di poter perdere l'avete sicuramente, ma non avete la garanzia di sapere che se io aumento il rischio oggi, guadagnerò domani. Ragazzi, chiudiamo il video qui. Spero, ecco, di avervi fornito delle considerazioni importanti di cui tener conto, pur precisando un aspetto. Tenete conto che, nonostante tutto, ora posso impostare anche il mio sistema a più breve termine, cioè quello che mappa la fase di rischio
ok? Non diciamo nell'ultimo mese, nelle ultime 2 settimane, ma proprio nell'ultima settimana, e tenete in considerazione che nonostante questa candela del più 10%, il mio sistema è rimasto in massimo risk off, cioè non si è mosso di niente. E qualche video fa vi ho mostrato come questo sistema talvolta abbia indicato dei crolli. Poi qual è il discorso? Ora vi mostro qual è il discorso, però utilizziamo il sistema a breve termine, che questo sistema sicuramente non prevede il futuro. Perché? Perché ci sono io vorrei essere, ragazzi, sinceramente, compra in nero, vendi in neutro, vorrei essere molto chiaro e mostrarvi determinate cose, okay, perché? Perché non vorrei passare, ecco, come Fuffaguru. Perché? Perché vi ho mostrato un video, qualche settimana fa in cui proprio vi mostravo come funziona il mio sistema e vi avevo mostrato come, avesse anticipato determinati crolli dal 2011 ad oggi, per dire questo, vedete vendi e okay. Però non sempre quando indica un vendi, cioè esci dalle posizioni rischiose, allora si verifica un crollo. A me in questi punti, sapete che cosa mi interessa sapere? Soltanto che siamo in risk off e che potrebbe accadere qualcosa di grave, ma non so se accadrà o meno. Ad ogni modo, questo ribasso sarebbe stato sicuramente evitato e, per ultima cosa, tenete in considerazione un aspetto. Il rating tecnico rimane in sell, l'efficienza è pari a inefficienza, meno 3,74 punti, il rischio opportunità è pari a meno 7 e il sentiment è di massimo risk off. Se avete delle domande ponetemele pure nei commenti, perché sarei felice, ecco, di scambiare, ecco, delle idee con voi, come mi capita di scambiarle con tanti altri utenti. Ok? Ci sentiamo domani. Buona giornata.